Ok, quindi l'obiettivo è attraccare su quella nave lì, proprio come stanno facendo quegli altri lì. Ok, vediamo, quindi first day. Questo è il mio lavoro. Sono un pilota di navi cargo, navi spaziali, e al momento il mio obiettivo è capire come funziona questo affare qui. Perché devo attraccare lì. Ah, quindi non devo tirare indietro, avanti e indietro, perché altrimenti non funziona. Devo inclinare i joystick. E se me li poggio sulle gambe, così faccio prima. Ah, che bello, sì. Fantastico. Belli questi comandi così, mi piacciono. Allora dai, play level. Welcome to the ship system qualification. We've restricted your controls. We'll Fantastico. unlock. Dai, mi ricorda Okay, molto we'll Elite fire ship Dangerous. Ah, e questo è per accelerare. Strafe. Oh, oh, va bene. Su e giù col thumbstick. Okay, now strafe back down. Rotazione a Good. destra, Now yaw to the left. rotazione a Okay. sinistra. Oh, questo è per And now to the rollare. left. E questo è il pitch. Va Job. bene, This abbiamo concludes the capito ship system perfettamente. E qualification. adesso, infatti, se provo di nuovo a mettermi in linea. Ah, ci sono riuscito perfettamente. Sensibilissimi questi comandi, fantastico! Ragazzi, veramente, cioè, poggiandomi i controller sulle gambe e afferrando i reali comandi della nave, riesco perfettamente a regolare la nave come voglio io. Questa cosa è fantastica. Spettacularis. Flight 101, il volo 101. Ah, fortissimi questi video. Sono registrati, guardate, da una persona vera. Fantastica questa cosa. Bello, ragazzi. Allora, devo dire che più che nello spazio sembro un po' sott'acqua. Perché c'è questo effetto bloom. Un pochino, vediamo. Bloom. Sì, dai, così va meglio. Ok, la tolgo anche dalla camera spettatore. Yo! Secondo me è meglio senza bloom, perché col bloom sembra di essere sott'acqua più che nello spazio. Devo viaggiare attraverso i gate? Va bene. Deceleriamo un po', deceleriamo un po'. Ecco, perché già stavo andando un po' troppo. Ok, via. E si parte. Bene. Senza correre troppo. Tiriamo su il muso. Molto più difficile rispetto a Elite Dangerous da governare. Ok, ok. Ah, dai, non è male. Ho fatto tipo la derapata. Ragazzi, un giochino del cazzo che non mi aspettavo un granché. Devo dire che è fatto veramente bene. Space Docker VR. Chi se l'aspettava una roba del genere? Già a primo giro ho preso dimistichezza coi controller. E infatti riesco anche a fare delle curve decenti. Quit level, vediamo di fare un po' di pratica sull'attracco. Docking Basics. Adesso vediamo come si svolge un normale giorno di servizio. Sopra c'è la valvola di attracco. Qui mi dice quali sono i movimenti che devo fare per essere allineato. Quando tutto è verde, significa che sto attaccando in modo corretto. Ah, posso regolare anche la sensibilità. Oh, oh, oh. Piano piano. Yeah. Ce l'abbiamo fatta. Woo! Ok, adesso devo sganciare il carico. Undock. Stand. Oh. Drop off crate. Dove? Lì? Bene, dai, ci proviamo. Ma il coso lì sta viaggiando, cazzo. Questo significa che adesso devo andare a riagganciare il carico. Devo ruotare. Perfetto. Dai, e già ci siamo quasi allineati. Perfetto. Ci stiamo avvicinando. Tutto verde, tutto verde, tutto verde. Devo abbassarmi un po'. Ok, va bene così. Ok, carico agganciato.
C'è un indicatore che mi dirà dove è la nave? O devo impazzire cercandola? Oh, eccola lì, perfetto. No, troppo veloce, troppo veloce, troppo veloce, troppo veloce. Ok. E lo posso già sganciare qui, così, non lo devo posizionare? Yeah! Ma si è ribaltato, c'era scritto This Way Up. Ogni tanto può capitare che il carico comincia a ruotare e quindi rende impossibile la possibilità di attraccare di nuovo. Quindi devo utilizzare questo meccanismo qui che riesce a rallentare e fermare la rotazione del carico. In quanto spedizionieri spaziali dobbiamo fare attenzione a non approcciare al pacco con troppa veemenza. Per esempio lì c'è un pacco che sta impazzendo. Stop, 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 stop. Oh cazzo! Madonna santa, stop, fermi. Da quel lato lì dovremmo avere il pacco che gira. Eccolo qui. Oh, si sta pure allontanando. Come faccio a fermarlo? Ma se ne sta andando nello spazio profondo. Sì. Ah, fermo! Cazzo. Sono sul... Ah, sto ruotando insieme al carico. Ecco qui, mi sgancio un attimo. Gli sparo un'altra robetta qui. Ok, dai, stabilizziamolo. Perfetto. Ah, adesso sì. Quindi posso ruotare. Mi abbasso un po'. Bene, fase di attracco iniziata. Via. Ah, ma perché devo ruotare proprio di 180? Quindi... così. Ok, ok. Adesso è chiaro. Andiamo avanti. Well done. Perfetto. Credo di essermi allontanato un bel po'. Ammesso che siano quelle le navi dove ero prima. Stavo viaggiando nella galassia per andare a recuperare il carico. Rallentiamo, rallentiamo, rallentiamo. Rallentiamo! Oddio! Ma non esplode sta roba qui. È indistruttibile la mia nave. Ok, eccoci qui. E... stand. Yuhu! Ce l'ho fatta, capo! E alla fine di questo servizio qui devo attraccare nella nave. Ci dovrebbe essere un portellone laterale aperto, forse dall'altro lato, vediamo. Sì, eccoli. Ok, bene, andiamo avanti. Stessa cosa dobbiamo fare qui. Pronti all'attracco. Oh. Perfetto! Allora, cosa ci rimane? Prova a tempo, carichi esplosivi e tutorial orbitale. Beh, ragazzi, io per adesso credo di avervi mostrato abbastanza di questo gioco. Vi ricordo chiamarsi Space Docker VR, simulatore di consegna carichi spaziali. Nei livelli successivi sicuramente ci saranno carichi posizionati sempre più difficilmente da recuperare e portare sulla nave. Ci saranno sicuramente altre difficoltà da affrontare. E devo dire, raga, controlli molto molto intuitivi e immersivi, perché dovete non tirare avanti e indietro oppure destra e sinistra, ma dovete inclinare le mani, inclinare i controller. E il modo ideale per giocare seduto a ferro, poggio i controller sulle mie gambe e posso muovere tranquillamente i controller come se avessi un OTAS praticamente nelle mani. È un'esperienza veramente molto molto interessante. Non avevo mai incontrato un gioco con delle meccaniche di pilotaggio fatto in questo modo, perché finora si utilizzavano sempre i tasti, i grilletti oppure i thumbstick. Qui invece riconosce la rotazione e l'inclinazione dei controller e li trasferisce sulle leve di comando. Questa cosa è veramente molto molto ben fatta ed è interessante. E stiamo parlando di un indie, un gioco indie. Questa è la versione SteamVR, l'unica versione che esiste, almeno per il momento.
Mi è stata mandata tramite la pagina curatore di SteamVR, quindi non ci davo molta attenzione, a dire la verità, da un po' che ce l'ho e mi rifiutavo di fare questo contenuto perché l'ho giudicato male inizialmente, avevo visto soltanto un trailer, ho detto ma chissà che cosa sarà. Invece devo dire che è una esperienza molto molto divertente, impegnativa, ve lo dico, non è semplice, se non vi piacciono i giochi di simulazione lasciate perdere, se non avete mai giocato a Elite Dangerous e quindi non avete mai provato questa esperienza, lasciate perdere. E devo dire che ne sarei molto felice se Elite Dangerous imparasse qualcosa da questo gioco a livello di VR. Bene, avanzi di VR, vi ringrazio per la visione completa del video, like, iscrivetevi, continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Da bene tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto, marmaglia dello spazio.